Segno inconfondibile della presenza di un picchio in un determinato luogo sono gli scavi sulla corteccia degli alberi, così come i tipici richiami, udibili già dalla fine dell'inverno, come quello che stiamo per ascoltare. In questo video ci avvicineremo al loro mondo per capire il motivo del loro comportamento e inoltre impareremo a riconoscere le specie di picchio che sono presenti in Italia. I motivi che portano i picchi a scavare la corteccia degli alberi sono due. Il primo è quello di procurarsi il cibo, infatti essi si nutrono degli insetti lignicoli e delle loro larve che vivono proprio all'interno degli alberi, mentre il secondo è quello di crearsi un riparo. Generalmente preferiscono scalpellare sugli alberi un po' infradiciti, poiché anche il loro robusto becco fatica contro il legno intatto. Si potrebbe pensare che i picchi con il loro scavare creino un danno agli alberi e siano loro a portarli alla morte, ma in realtà non è così. Bensì questi uccelli vanno alla ricerca proprio di quegli insetti che si insediano all'interno dei tronchi e li divorano dall'interno. E sono gli unici a poterli prelevare, grazie anche alla loro lunghissima lingua, munita all'estremità di minuscole setole ricurve. Oltre a questo, forniscono un importante contributo alla biodiversità, poiché i loro vecchi nidi finiscono per diventare dimora o rifugio per molte specie animali, come ad esempio scoiattoli, gliridi, pipistrelli e insetti imenotteri, ma anche altri uccelli, e ne sono un esempio la civetta capgrosso, la cui distribuzione sulle Alpi coincide infatti con quella del picchio nero, oppure la civetta nana, che invece è molto legata al picchio rosso maggiore e al picchio tridattilo. Di conseguenza, gli alberi secchi presenti all'interno dei boschi diventano dei veri e propri condomini naturali che vanno rispettati. Oltre che per scalpellare, i picchi utilizzano il loro becco anche per tambureggiare, con lo scopo di segnalare agli altri esemplari la propria presenza sul territorio. Essi infatti sono poco socievoli e molto territoriali e all'interno del loro vasto spazio scavano diversi ripari da poter sfruttare durante le escursioni, mentre il vero nido, quello adibito all'allevamento della prole, viene scavato insieme al partner e ad attirare la femmina è proprio l'atteggiamento di difesa del territorio da parte del maschio. Le dimensioni del nido variano in base alle dimensioni della specie che lo costruisce ed è di solito di forma circolare, fatta eccezione per il picchio nero che lo costruisce di forma semicircolare. Una covata in media produce 4-5 uova di colore bianco ed estremamente brillanti. Queste verranno covate a turno da entrambi i genitori per una quindicina di giorni e successivamente dopo la schiusa insieme si occuperanno di dare da mangiare ai piccoli, prendendosi carico ciascuno di metà della nidiata. Generalmente i piccoli lasciano il nido già dopo un mese e raggiungono la maturità sessuale dopo un anno. Questi uccelli passano la maggior parte della loro vita stando aggrappati verticalmente agli alberi e ci riescono grazie alle loro dita zigodattili, cioè opposte a 2 a 2, e alle unghie ricurve. Un altro fattore che agevola la posizione verticale è la punta della coda, che è resistente ed elastica, quindi anch'essa può essere utilizzata come punto di appoggio sulle superfici degli alberi. La famiglia dei picchi è composta da ben 225 specie, di cui 9 sono presenti anche in Italia e adesso le andremo a conoscere nel dettaglio. Il picchio rosso maggiore si trova in quasi tutta Italia, in aree forestali di ogni tipo e altezza, in quanto è in grado di procurarsi il cibo in diversi modi e all'interno dei suoi confini è il picchio che tamburella più velocemente. Ha un piumaggio molto acceso, in cui il bianco e il nero si contrastano facendo risaltare ancora di più il rosso del sottocoda. I maschi hanno anche una macchia rossa sulla nuca, che invece nelle femmine è assente, mentre i giovani sono molto simili agli adulti, ma hanno la fronte di colore rosso. E da adulti raggiungono la lunghezza di 20-24 cm, mentre l'apertura alare va dai 34 ai 39 cm. Il picchio rosso mezzano rispetto al picchio rosso maggiore è più piccolo, visto che non supera i 22 cm di lunghezza, ma a differenza del precedente ha sul vertice un ciuffetto di piume rosse che è presente sia nei maschi che nelle femmine. Invece la regione ventrale e il sottocoda sono rosa pallido e il becco ha delle sfumature bluastre.
In Italia è presente in alcune località dell'Appennino centrale e meridionale, mentre è assente sulle Alpi. Frequenta prevalentemente faggeti e querceti ed essendo il suo becco meno robusto, scarpella solamente i tronchi infradiciti o legna in via di decomposizione. Il picchio rosso minore, con i suoi 14 cm e mezzo di lunghezza, più o meno quanto un passero, è più piccolo rispetto agli altri picchi ed ha l'aspetto più arrotondato. Necessita della presenza di alberi a legno tenero e per trovare delle piante adeguate finisce per abitare anche in aree in cui c'è una maggiore presenza dell'uomo. Si trova sul dorsale appenninico e in aree localizzate del nord Italia, si nutre principalmente di insetti e il suo tambureggiamento durante la stagione degli amori è debole di circa 2 secondi. Il picchio dorso bianco o picchio dalmatino è simile al picchio rosso maggiore, ma ha dei dettagli nel piumaggio che permettono di contraddistinguerlo. Tutta la sommità della testa è di colore rosso nei maschi e nera nelle femmine. È più raro e in Italia si trova nelle foreste di latifoglie dell'Abruzzo e del Gargano. Fa il suo nido a primavera inoltrata e generalmente vive nelle aree boschive più vecchie, dove è presente un grande volume di legname morto. Il picchio nero è il più grande tra i picchi europei, infatti vista la sua lunghezza che è di 45-46 cm e il suo colore nero può essere confuso con una cornacchia nera. Esso però ha una macchia rossa sulla testa che nella femmina è invece presente sulla nuca. Si tratta di una specie stanziale che in Italia è presente sulle Alpi e in alcune aree localizzate di regioni quali l'Emilia-Romagna, l'Abruzzo, la Campania, la Basilicata e la Calabria. Fondamentale per lui è che ci siano degli alberi di media e grande larghezza, privi di rami sui primi 5-10 metri, su cui poter scavare il suo nido. E un'altra cosa fondamentale è che ci siano un buon numero di grandi formiche e insetti lignicoli, che preleva facendo i suoi grandi e caratteristici fori sugli alberi o rompendo i formicai. Inoltre il suo tambureggiamento territoriale è molto forte, udibile anche a 1 chilometro di distanza. Il picchio tridattilo deve il suo nome al fatto di avere solo 3 dita su ogni zampa, a differenza degli altri picchi che ne hanno 4. Nel suo caso il piumaggio non presenta alcuna colorazione rossa, ma il maschio è contraddistinto da una macchia gialla sul vertice. La sua presenza in Italia è principalmente localizzata sulle Alpi orientali, dove occupa dei boschi ricchi di piante secche in deperimento, scarsamente disturbati dall'uomo. Il picchio verde è lungo in media 32 cm e pesa tra i 130 e i 200 grammi. Il suo piumaggio ha una colorazione che sfuma dal verde al marroncino sbiadito. Entrambi i sessi hanno poi il vertice rosso e mentre i maschi hanno anche il mustacchio di questo colore, le femmine lo hanno nero e meno evidente. Nidifica nelle aree montane di quasi tutta Italia e rispetto agli altri picchi è meno abile nel forare il legno e per questo preferisce mangiare gli insetti catturandoli da terra. Il picchio cenerino è molto simile al picchio verde, ma rispetto ad esso è sui toni del verde oliva sulla parte superiore e più tendente al grigio intenso in quella inferiore. I maschi hanno la fronte rossa, mentre nelle femmine manca qualsiasi segno di questo colore. Inoltre nei giovani è assente la tipica macchiettatura che è presente nei giovani di picchio verde. Sta sulle montagne di media e alta quota, abitando i versanti ripidi e le pareti rocciose. La sua indole è simile a quella del picchio verde, infatti anche lui è terricolo e amante delle formiche, però martella più velocemente e con maggiore vigore rispetto al precedente. Il suo richiamo è più melodioso e le note diventano via via sempre più basse fino ad estinguersi. Il torcicollo comune deve il suo nome al fatto che, specie quando viene disturbato, ruota all'indietro il collo, mantenendo immobile il resto del corpo, e contemporaneamente raddrizza il ciuffo che possiede sopra la nuca. Il suo piumaggio è molto mimetico e come picchio è anomalo, poiché somiglia di più ai passeriformi, infatti è grande quanto un fringuello o poco più e il suo becco è piccolo, quindi non adatto a scavare nel legno. Di conseguenza alloggia in fori naturali o scavati in precedenza da altri picchi ed utilizza volentieri anche casette artificiali. Si nutre principalmente di formiche in aree aperte ed è molto comune in Italia. Arriva in primavera verso marzo e riparte in autunno per fare ritorno nei luoghi di provenienza, ovvero in India, Sudan o Africa, dove passa quindi l'inverno. Esistono poi degli uccelli che per le loro caratteristiche fisiche e comportamentali vengono chiamati impropriamente picchi, ma in realtà non lo sono. Si tratta del picchio muratore, del rampichino alpestre e del picchio muraiolo.
Vi ringrazio per la visione, se avete trovato questo video interessante fatemelo sapere con un like e per vedere altri video come questo basta iscriversi al canale attivando la campanella. Vi mando un saluto e a presto!